Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come potete vedere con due mazzi oracolari, ossia il mazzo degli oracoli della magia bianca di Imperiali e ovviamente gli oracoli delle risposte degli angeli di Doreen Virtue. La domanda quest'oggi è particolarmente dolce, è una domanda che ho in qualche modo sviscerato poche volte sul canale. Quest'oggi ho deciso di affrontare appunto questo argomento poiché tutti noi abbiamo dei sogni, dei desideri, magari non necessariamente in riferimento a noi stessi, magari in riferimento alle persone che amiamo, magari in riferimento al nostro compagno, al nostro marito o ai nostri figli, per esempio. Ecco, quest'oggi vogliamo chiedere ad entrambi questi mazzi, due mazzi molto profondi, ragazzi, due mazzi che hanno un taglio ovviamente intimistico molto importante e che quindi permettono appunto di analizzare una situazione secondo svariate appunto sfaccettature, comunque molto dettagliate e significative proprio da un punto di vista interiore ed evolutivo. Ecco, vogliamo appunto chiedere a questi due mazzi se i vostri sogni prima o poi si realizzeranno e ovviamente cerchiamo anche di capirne magari un po' le tempistiche, cerchiamo anche di capire i pro e i contro, cioè che cosa può aiutarvi per esempio a in qualche modo raggiungere in fretta la meta, o comunque se non altro proprio a raggiungerla, quindi gli aiuti, ma anche cerchiamo di capire cosa possa ostacolare ovviamente i vostri sogni. Chiaramente cercheremo anche di capire nell'immediato futuro che cosa ovviamente vi accadrà, quindi proprio per percorso karmico, e ovviamente cerchiamo anche di capire come risposta finale effettivamente se appunto i vostri sogni e desideri si ovviamente realizzeranno. Il tutto con l'aiuto ovviamente di entrambi i mazzi, d'accordo? Ovviamente inizierò primariamente dal mazzo degli oracoli della magia bianca. Sapete che in realtà non sono soltanto, dei semplici oracoli, hanno un taglio tipico appunto degli arcani. Chi mi segue da tempo lo sa, è un mazzo meraviglioso, purtroppo non più in ristampa, difatti io ce l'ho veramente da tantissimi anni, oltre ovviamente un decennio. È un mazzo veramente molto bello e significativo perché, vi ripeto, permette di analizzare sicuramente qualsiasi questione, sia in ambito sentimentale che in ambito economico-finanziario che professionale, appunto sotto tanti punti di vista. Ovviamente invece gli oracoli di Doreen Virtue sono molto più conosciuti e ovviamente tranquillamente acquistabili. Dunque, come avrete capito, appunto, utilizzerò un metodo semplice ma altrettanto efficace, ossia il metodo della croce semplice. Ovviamente nell'accezione del metodo classico, quindi ovviamente non il metodo temporale, d'accordo? Proprio perché ci interessa in particolar modo il presente e ovviamente chiaramente anche il futuro. Questo sarà un video a doppia variante, ovviamente. Un video quindi che prevede variante 1 e variante 2, tra le quali ovviamente potrete tranquillamente scegliere. Iniziamo dunque con appunto la prima variante e dunque solo momentaneamente iniziamo appunto a mettere da parte gli oracoli di Doreen Virtue e iniziamo appunto a mescolare il mazzo degli oracoli della magia bianca di Imperiali. Dunque, per il principio di sincronicità, per chiunque appunto abbia scelto la prima variante, cerchiamo di capire appunto se i vostri sogni si realizzeranno. Chiediamo appunto pro e contro della situazione e ovviamente cerchiamo di capire anche magari in quali tempistiche, ecco, questi sogni si realizzeranno. Vediamo un po'. Perfetto, ora appunto iniziamo a disporre gli oracoli, ovviamente.
in modalità di croce semplice. Vediamo un po'. Perfetto, allora allontaniamo dunque il mazzo degli oracoli e chiaramente cerchiamo di fare spazio, poiché avete notato che appunto sono carte piuttosto voluminose. Allora, iniziamo ovviamente dalla prima posizione e cerchiamo di capire anche un po' i pro della situazione. E qui abbiamo la tempesta. Allora, sicuramente state fremendo, cioè c'è qualcosa nel vostro cuore che urge particolarmente, cioè non vedete l'ora di chiudere un ciclo per iniziarne uno completamente nuovo. La tempesta parla di tanta energia, cioè voi sentite o sentirete, man mano ovviamente ragazzi che passano i giorni, un desiderio sempre crescente di riuscire a concretizzare i vostri sogni e questa energia, se inizialmente potrebbe crearvi un po' di caos, cioè potreste scontrarvi, diciamo, inizialmente con qualche piccolo ritardo o insoddisfazione o delusione, ecco, in realtà questa energia vi servirà assolutamente per, diciamo, in qualche modo agire in maniera concreta, intelligente e ovviamente molto più consapevole, proprio per cercare ovviamente di risolvere le situazioni, quindi gli ostacoli, in maniera molto più veloce e più efficace. Cioè questa stessa energia che obiettivamente potrebbe a volte crearvi un momento di spaesamento e di insoddisfazione e impazienza, proprio perché non vedrete sempre di più l'ora di raggiungere i vostri traguardi, ecco, questa stessa energia sarà però per voi anche una fonte fondamentale che vi permetterà di raggiungere gli obiettivi e di abbattere tutti gli ostacoli. D'accordo? Quindi dentro di voi c'è proprio un enorme desiderio di cambiamento. Ovviamente, qual è l'elemento positivo di tutta questa situazione? È che voi siete destinati, proprio per livello karmico, ad arrivare a giungere, vedete, a un livello superiore, spirituale, sentimentale, materiale, professionale, di successo, superiore appunto rispetto a quello che avete vissuto sino ad ora. Cioè, questa carta ci parla sì di grande impazienza, sì di grande energia, che comunque sarà una risorsa importante, ma ovviamente, vi ripeto, tutta questa situazione volgerà inevitabilmente, d'accordo? Quindi è per percorso karmico a soluzione, quindi qui c'è già praticamente la risposta alla domanda, cioè sì, i vostri sogni si realizzeranno, perché questa carta è ovviamente un oracolo molto importante, perché ci parla di un percorso karmico che deve fisiologicamente avvenire. Quindi tutte, vi ripeto, le situazioni stagnanti, di difficoltà, i blocchi, vecchi equilibri, diciamo stancanti, ormai diciamo vetusti, ecco, tutto questo dovrà per forza, per percorso karmico, cambiare. Quindi anche nel caso in cui voi vi troviate di fronte o a fianco di persone sorde, mute e che non hanno intenzione di apporre cambiamento, ecco che comunque questo cambiamento avverrà a prescindere dalle persone che vi stanno al vostro fianco. Cioè vi faccio un esempio, anche nel caso in cui voi abbiate un compagno, per esempio reticente in riferimento a determinati cambiamenti, ecco che questa persona non si potrà opporre a lungo, perché prima o poi qui il cambiamento è inevitabile.
Chiaramente, vi ripeto, la tempesta rappresenta e rappresenterà ovviamente un momento appunto di grande caos, uno scossone non indifferente che inizialmente, vi ripeto, potrebbe un po' destabilizzare la vostra vita, però poi diventerà, vi ripeto, risorsa e sinonimo di grande felicità. Voi riuscirete ad utilizzare proprio questa grande energia presente dentro di voi per affrontare tutti i vostri cambiamenti. Però vi ripeto, inizialmente ci sarà un momento di assestamento, sarà una vera e propria tempesta, sia ovviamente da un punto di vista emotivo che anche da un punto di vista ovviamente pratico. Chiaramente, ragazzi, questi cambiamenti necessiteranno da parte vostra un mettervi in discussione, cioè la tempesta parla di un cambiamento, vi ripeto, inevitabile, che sarà accompagnato da un'energia sempre crescente, cioè alla fine non ne potrete più, ma soprattutto rappresenta anche un momento transitorio, ve lo ripeto, di, diciamo, crisi interiore, per cui vi metterete in gioco e deciderete di affrontare anche dei rischi. Quindi anche inevitabili tempeste, proprio perché siete assolutamente consci e consapevoli che questa situazione deve per forza cambiare e che i vostri sogni sono la vostra strada giusta, d'accordo? Cioè voi diventerete sempre più consapevoli del fatto che dovrete sicuramente, ovviamente, percorrere altri gradini della vostra scala esperienziale e soprattutto per una vostra crescita individuale e soprattutto, ragazzi, per vivere con maggior serenità, d'accordo? Quindi qualsiasi sia la posta in gioco, per voi ovviamente avrà meno valore rispetto a questo cambiamento fondamentale che ci sarà nella vostra vita. È un percorso karmico, niente e nessuno può opporsi. Quindi i vostri sogni si realizzeranno? Assolutamente sì. Questa ovviamente estesa, questa variante già ci dà immediatamente la risposta. Ora vediamo invece gli elementi negativi, cioè che cosa si oppone. E qui abbiamo la donna bruna. Allora, la donna bruna rappresenta sicuramente una grande intelligenza, una grande capacità di adattamento da parte ovviamente del soggetto della stesa, rappresenta anche la praticità, rappresenta la capacità appunto proprio progettuale di portare a termine i vostri desideri e sogni, ma diciamo come neo rispetto a tutte queste importanti qualità. Ecco, questo neo è rappresentato, diciamo, da un'emotività molto, importante, cioè potreste ovviamente essere in futuro, nel prossimo futuro, bloccate proprio magari voi stesse dal raggiungimento dei vostri obiettivi, da una, diciamo, umoralità particolarmente fragile o delicata. Cioè, evidentemente, ragazze mie, ne avete sicuramente passate tante o comunque siete state insoddisfatte in riferimento a certi avvenimenti del vostro passato e magari anche del vostro presente. Ecco, tutte queste situazioni possono sicuramente, diciamo, avervi creato delle insicurezze o comunque potreste, diciamo, avere delle ferite ancora aperte. È chiaro che tutte queste situazioni del passato sicuramente, come è normale, come accade a tutti, possono appunto aver lasciato dei segni, delle cicatrici addirittura, e quindi è chiaro che potreste avere un po' timore, diciamo paura, nell'affrontare proprio questo nuovo. Che cosa vi verrà in aiuto però, ripeto? Il cervello, cioè voi siete molto intelligenti ed è proprio questa vostra grande intelligenza che farà ovviamente da contraltare rispetto a qualsiasi paura. Voi avete una chiarezza e una lucidità incredibile quando volete qualcosa e nel momento in cui andrete a fare di tutto per ottenere questo qualcosa. Diventerete sempre più positive e ottimiste in riferimento
al raggiungimento dei vostri obiettivi, sempre più adattabili e vi ripeto proprio questa energia che inizialmente può sembrare fonte di impazienza e di caos, in realtà diventerà la vostra giusta strategia, perché vi permetterà di affrontare il cambiamento in maniera, vi ripeto, molto lucida e razionale, anche se, vi ripeto, inizialmente c'è qualche paura, qualche ritrosia di troppo, ovviamente paure legate ad un passato sicuramente pesante o comunque un po' difficile ed ostacolato, d'accordo? Quindi l'unico neo è dato da una fragilità o comunque da alcuni timori dovuti appunto a delle ferite che potrebbero essere ancora aperte o comunque a paure in riferimento a situazioni invece del passato che sono risultate assolutamente fallimentari. Cercate di avere piena fiducia nel vostro cervello, nelle vostre capacità. A proposito appunto di consigli, dunque direi che è il caso di affrontare la posizione appunto centrale della croce semplice, appunto il consiglio, ecco appunto da dare al soggetto della stesa, e appunto la carta del monte, come vedete, indica calma, ordine e dolcezza. Allora, vi viene consigliato di non prendere ovviamente decisioni in maniera affrettata e sulla scorta appunto di impazienza e ovviamente di sentimenti particolarmente impulsivi, per esempio legati a un desiderio piuttosto che ad un progetto. Cioè cercate di rimanere coi piedi per terra. Il monte parla appunto di calma, parla di riflessione, quindi rifletteteci anche nel caso in cui voi dobbiate prendere una decisione in riferimento per esempio ad un amore, in riferimento per esempio ad un lavoro, in riferimento ad un cambiamento di ogni genere, anche semplicemente un trasloco. Ecco, cercate, mi raccomando, sempre di ovviamente ragionare a freddo, mai a caldo, su una determinata situazione, d'accordo? Quindi questo è fondamentale, non lasciatevi prendere ovviamente, vi ripeto, dal troppo desiderare, d'accordo? Ma fermatevi a pensare, anche in silenzio, perché il monte rimanda anche alla solitudine, cioè tirate un po' i remi in barca, dovete cercare innanzitutto di ritrovare una vostra tranquillità interiore, una vostra pace interiore. Soltanto così poi successivamente appunto tutti i vostri sogni si realizzeranno grazie alla vostra intelligenza e alla vostra capacità progettuale, ma è necessario che voi vi fermiate un attimo e che affrontiate le cose con meno impeto, ovviamente, e ragionando e riflettendo, perché come vi ho detto all'inizio con l'oracolo della tempesta, è fisiologico il cambiamento, nessuno potrà mai opporsi a questo cambiamento, dunque è inutile correre. Cercate, ovviamente, dice l'oracolo del monte, di fare qualsiasi ovviamente passo, decisione, scelta, ovviamente ponderando passo dopo passo, d'accordo? Quindi cercate ovviamente di agire in maniera calma e ordinata e cercate di, portare avanti i vostri obiettivi liberando il vostro ambiente quotidiano da fastidi, litigi, disturbi, in modo che la vostra progettualità si possa dispiegare e sviluppare in maniera chiaramente molto più efficace in un ambiente più sano, più sereno, più dolce e tranquillo, un ambiente libero da contese. Quindi questa carta parla di pace, di riappacificazione. Che cosa significa? Che anche nel caso in cui voi abbiate per esempio notato un atteggiamento ostile da parte di determinate persone e potreste dunque aver litigato, bisticciato con queste persone, cercate di evitare assolutamente di continuare queste contese. Questa carta vi consiglia la pace, la riappacificazione, perché il vostro ambiente, ve lo ripeto, deve essere ripulito da energie fortemente negative portate
da discussioni, portate da vendette, portate da rancore, portate da ripicche. D'accordo? Quindi il monte ci parla di pace dentro voi stesse, fermatevi a riflettere passo dopo passo, ma anche di una pace che sta al di fuori ovviamente della vostra interiorità. Quindi cercate di creare comunque un ambiente che vi circonda il più sano possibile. D'accordo? Tutto questo porterà sicuramente alla realizzazione dei vostri sogni. D'accordo? Quindi in questo caso vi viene ovviamente consigliato un momento, vi ripeto, di riflessione, di calma, di mettere in qualche modo a tacere magari anche il vostro temperamento inquieto per cercare invece una tranquillità interiore e anche ovviamente esterna rispetto a voi e soprattutto di creare un ambiente che sia il più possibile calmo e ordinato. Cercate di evitare di farvi ulteriori nemici. D'accordo? Quindi soltanto così voi avrete le persone giuste pronte ad aiutarvi e soltanto così voi potrete scegliere con vera e propria razionalità. Non lasciatevi prendere dall'impulsività, non lasciatevi prendere dall'istinto e vi ripeto, qui la carta della tempesta ci parla di una risoluzione chiara. Quindi è inutile preoccuparsi, accelerare i tempi, dovete vivere le situazioni man mano che ovviamente procedono con calma, passo dopo passo, step by step. Non accelerate mai e soprattutto cercate di non crearvi un ambiente, vi ripeto anche magari familiare, professionale o amicale, ricco di troppi fronti aperti. Anzi, cercate effettivamente la pace, sempre e comunque. D'accordo? Questo aiuterà a liberare proprio tutto il vostro ambiente, ma anche e soprattutto la vostra interiorità da litigi inutili. Perché se impegnati a litigare con altre persone, a portare rancore, a fare ripicche, è chiaro che un animo ricco di sentimenti così negativi non possa dedicarsi al raggiungimento dei propri obiettivi. Una persona carica di risentimento non può concentrarsi positivamente su un obiettivo, un sogno da realizzare. D'accordo? I sentimenti negativi, ragazzi, pesano come un macigno sulla nostra anima. Lasciate correre, lasciate andare. Voi avete un obiettivo e il vostro obiettivo è questo enorme giro di boa che fa parte della vostra vita. Voi andrete a chiudere un ciclo e iniziarne uno completamente nuovo. Ora vediamo in ovviamente questa posizione che cosa accadrà nella vostra vita, chiaramente per quanto riguarda l'immediato futuro. E qui abbiamo la donna bionda. Allora, la donna bionda ovviamente in questo caso parla di un atteggiamento che voi avrete, ovviamente col passare dei giorni, delle settimane, ecco un atteggiamento molto più sereno, proprio quello che vi dicevo poco fa. Un atteggiamento molto più spregiudicato, se vogliamo, appunto, un atteggiamento volto alla risoluzione dei vostri, appunto, problemi e al concretizzare questi vostri sogni, vi ripeto, in maniera molto più attenta, ma soprattutto molto più furba. Cioè, voi riuscirete, attraverso anche una grande, diciamo, empatia, a capire pro e contro di svariate situazioni e a capire anche, diciamo, amici e nemici. Cioè riuscirete a capire chi possa aiutarvi realmente nel portare avanti i vostri obiettivi e chi invece semplicemente da lasciare indietro. Quindi sicuramente avrete un atteggiamento molto, diciamo, appunto spregiudicato, ma volto al raggiungimento dei vostri obiettivi. Questo sicuramente vi permetterà, vi ripeto, di apparire anche molto più vincenti agli occhi degli altri, proprio perché la donna bionda parla di sensualità e di conquiste. Quindi sicuramente il vostro atteggiamento, così vi ripeto, sempre più positivo e ottimista, come vi dicevo poco fa,
ovviamente porterà gli altri a vedervi con un occhio diverso, quindi anche per esempio a scoprire un nuovo lato di voi, cioè appunto una persona molto più propositiva, una persona forte, una persona coraggiosa, e questo vi renderà molto appetibili a, diciamo, altri occhi. Sicuramente andrete a sfruttare la vostra conoscenza, la vostra intelligenza, anche per esempio in ambito professionale, e questo ovviamente vi permetterà di raggiungere molto più facilmente i vostri obiettivi. Attenzione però ragazzi, che la donna bionda parla di verità e di trasparenza, d'accordo? Quindi voi andrete a scegliere sempre come strada, e fate bene, la strada dell'onestà e della giustizia. Cioè potrebbero magari proporvi per esempio dei modi, dei metodi per in qualche modo riuscire a superare determinati ostacoli, ecco, metodi magari non proprio, diciamo, leciti. Ecco che voi andrete categoricamente a rifiutare questi metodi. Cioè voi sarete assolutamente ferme nell'onestà e nella trasparenza, quindi questo vi renderà molto forti e molto responsabili. Cioè andrete evidentemente anche a rifiutare delle proposte che dal vostro punto di vista non saranno delle proposte efficaci, ma diciamo delle proposte che possano nascondere qualche, diciamo, intento non proprio del tutto pulito, d'accordo? Quindi agirete in maniera assolutamente regolare, onesta, pulita e ovviamente trasparente. Vi ripeto, la carta della donna bionda rappresenta anche proprio delle ritrovate energie. Quindi voi vi sentirete sempre più belle, vi sentirete ovviamente sempre più in qualche modo appagate, vi sentirete sempre più, diciamo, piacenti e ovviamente anche ricercate. Questo chiaramente rappresenterà per voi veramente un momento di grande positività. Quindi vi ripeto, entro sicuramente i prossimi giorni, le prossime settimane, la vostra proprio anche situazione da un punto di vista di energie psicofisiche andrà notevolmente ovviamente a migliorare. Grazie proprio, vi ripeto, a questa grande forza interiore che voi riuscirete a tramutare in una risorsa. D'accordo? Ora vediamo invece appunto in ultima posizione appunto la risposta definitiva alla domanda, e qui abbiamo la carta dell'edera. Quindi assolutamente sì, una carta molto bella, tra l'altro una carta anche, diciamo, molto dolce, che parla comunque della risoluzione di problemi, di sogni che si avverano, ovviamente anche del ritorno alle origini. Ecco, sicuramente la carta dell'edera parla proprio di una, diciamo, situazione che andrà sempre migliorando, sbrogliandosi, diciamo, rispetto a determinate difficoltà e chiaramente ostacoli, grazie appunto anche questo ritorno alle origini. Cioè voi potreste, diciamo, chiedere aiuto alle vostre origini, cioè metaforicamente per esempio alla vostra famiglia, ai vostri genitori, oppure in qualche modo potreste decidere di ritornare alle origini, cioè adottando dei comportamenti e un atteggiamento che in passato evidentemente per voi è stato risolutivo e che poi per motivazioni magari errate della vita, come capita a tutti, potreste aver abbandonato. Ecco, voi andrete a ragionare anche su questo, cioè a capire che certi comportamenti che voi avete avuto in passato, magari più severi in riferimento a determinate situazioni, erano invece i comportamenti giusti, d'accordo? Ecco, questo vi servirà proprio per appunto gestire al meglio le situazioni del presente e soprattutto per avere successo in futuro. L'edera parla di un pensiero pratico, cioè voi riuscirete ad affrontare tutti i problemi che potrebbero appunto presentarvisi dinanzi grazie proprio alla vostra esperienza. Ecco anche il significato dell'edera, cioè tutto il vostro percorso di vita rappresenta un bagaglio e rappresenterà un bagaglio di esperienza
che vi permetterà di procedere nel futuro evitando gli errori del passato. Quindi è una carta che comunque l'edera parla del passato, quindi o potreste chiedere aiuto a persone che fanno parte del vostro passato, oppure potreste chiedere aiuto ai vostri genitori, oppure potreste adottare comportamenti efficaci vissuti in passato, oppure, vi ripeto, il passato è stato da bagaglio fondamentale per evitare errori in futuro. Comunque il passato è fondamentale per raggiungere i vostri sogni. Vi permetterà ovviamente di finalmente arrivare alla meta, dimostrando tenacia, di nuovo capacità di adattamento, quindi con grande intelligenza, e risolvere qualsiasi problema. La carta dell'edera parla anche di tempo, cioè tutti i cambiamenti, quindi i sogni, si realizzeranno sì, ma con tempistiche comunque, non dico lente, però seguendo un flusso necessario di eventi. Cioè i vostri sogni, ragazzi, non si ovviamente concretizzeranno domani, d'accordo? Ma col ovviamente procedere dei giorni e delle settimane. Il vostro atteggiamento diventerà sempre più efficiente e brillante e quindi, vi ripeto, i cambiamenti ci saranno. Ma avrete bisogno di tempo per portare avanti il tutto con metodo e in maniera risolutiva. Quindi è una carta molto bella che, vi ripeto, in qualche modo ci riporta al passato e soprattutto una carta che ci parla di tempistiche che non sono necessariamente lente, sono tempistiche obbligate per quanto concerne i vostri sogni e ovviamente i risultati che volete raggiungere. D'accordo? Quindi non è una carta che ci parla di tempi lunghissimi, perché oracoli di tempi lunghi ovviamente ce ne sono in questo mazzo. L'edera non è ovviamente tra i tempi più lunghi, però non è neanche una carta, diciamo, dalle tempistiche molto rapide, proprio perché evidentemente chi andrà a scegliere questa prima variante ha un sogno particolarmente importante, laborioso, per cui necessiterà di molto tempo e soprattutto, vi ripeto, la carta della tempesta è stata ovviamente in questo, direi, esauriente nel darci già ovviamente la risposta corretta alla stesa prima ancora ovviamente di portarla a termine. Ecco che sicuramente la risposta è sì, cioè voi riuscirete ovviamente a in qualche modo concretizzare, vedere concretizzati i vostri sogni, però vi ripeto, sogni che ovviamente si concretizzeranno ovviamente con determinate tempistiche. Ovviamente, vi ripeto ragazzi, non tempistiche velocissime, quindi non tra qualche settimana, d'accordo? Ma qui c'è una risposta molto importante inerente al passato, cioè in qualche modo sarà proprio il passato che vi andrà ad aiutare. In particolar modo, vi ripeto, entro sicuramente i prossimi giorni, le prossime settimane, inizierete a sentirvi meglio, a sentirvi più belle, più vincenti, a sentirvi anche più desiderate e desiderabili e a scegliere con maggior razionalità amici e nemici. Ora chiediamo invece appunto agli oracoli di Doreen Virtue, ovviamente, che cosa appunto ci rispondono questi oracoli in riferimento a chi ha scelto la prima variante e ovviamente i sogni, i vostri sogni. Vediamo un po'. Perfetto, allora anche in questo caso allontaniamo momentaneamente dal tavolo di stesa il mazzo. Ecco qua, informati meglio, che cosa vi ho detto sino ad ora, cioè mi raccomando, cercate di essere il più possibile ovviamente lucide, razionali, cercate di non prendere nessuna decisione sulla scorta ovviamente del desiderio o sinceramente diciamo in maniera troppo istintiva, impulsiva. Cercate di fermarvi, come diceva la carta del monte, a riflettere e quindi anche a informarvi meglio,
Cioè, evidentemente la situazione, questo sogno a cui voi tenete, diciamo così tanto, per essere realizzato necessiterà delle informazioni, ovviamente, che vi possono essere fornite da altre persone, magari persone del passato, perché no? Cioè la situazione volgerà a vostro favore se e solo se nel momento in cui agirete con saggezza, ovviamente cercando altre informazioni proprio in più necessarie per poter risolvere il problema, magari rivolgendovi per esempio a chi è esperto in materia e quindi chiedendo consiglio ai propri genitori, chiedendo consiglio ai propri amici o familiari, cioè chiunque possa dal vostro ovviamente punto di vista avere le qualità giuste per potervi dare una mano può diventare ovviamente la persona giusta alla quale chiedere. Cioè qui ci sono delle informazioni che ovviamente, ragazzi, vi devono in qualche modo arrivare, delle informazioni che serviranno proprio per approfondire ovviamente la situazione. Dunque, ragazzi, questo oracolo ci rimanda ad una grande verità, cioè al fatto che per ottenere ciò che obiettivamente volete dovrete per forza ottenere in qualche modo delle informazioni ovviamente in più. Ora cerchiamo di appunto capire come secondo oracolo di Doreen Virtue cosa abbiamo, e qui abbiamo Agisci. Allora, ovviamente, ragazzi, questo è un oracolo che vi invita all'azione, cioè è arrivato il momento di agire. Gli angeli stanno aspettando che tu muova il prossimo passo per darti il sostegno che meriti lungo il cammino che conduce ai tuoi sogni. Questa è ovviamente, diciamo, la formula chiave di questo oracolo. Quindi vi viene ovviamente chiesto di smettere di rimandare, di avere incertezze, di avere paure. Non guardatevi più ovviamente indietro, vi ripeto, a quelle ferite che potrebbero rappresentare ancora un peso sul vostro cuore. Concentratevi sui vostri obiettivi e ovviamente questo oracolo è un oracolo di grande verità, poiché il vostro cuore sa cosa fare, dunque comincia a muoverti. Questo è quello che ovviamente vi viene richiesto e consigliato dagli angeli di Doreen Virtue, d'accordo? Quindi concentratevi sul vostro obiettivo, che sia l'ambito professionale, la vostra carriera, piuttosto che la vostra vita sentimentale o un altro specifico settore. Ricordate che, ragazzi, i sogni e i desideri non si realizzano da soli, non arriva il principe azzurro a portarvi via, non ci sono situazioni, diciamo, fortunate che cadono ovviamente inevitabilmente dall'albero mentre si è seduti sul divano. Cercate di fare tutto ciò che ovviamente è in vostro possesso e ovviamente nelle vostre capacità per prendere l'iniziativa, impegnarvi e raggiungere così i vostri desideri. Sono due oracoli che quindi hanno un'ennesima risposta positiva alla domanda, cioè io riuscirò ovviamente a in qualche modo raggiungere i miei obiettivi, i miei sogni si concretizzeranno? Sì, assolutamente sì, ma è necessario innanzitutto informarsi meglio, quindi evidentemente chiedere a qualcuno che sia del mestiere e chiaramente anche in seconda battuta agendo, cioè è il momento, dicono gli arcani, di iniziare in maniera molto concreta ad agire, magari proprio chiedendo alle persone giuste. Quindi questo è il momento giusto per tirarsi sulle maniche e iniziare ovviamente a creare il vostro futuro. Quindi gli angeli sono dalla vostra parte, sono già lì disposti ovviamente ad aiutarvi, dice ovviamente l'oracolo di Doreen Virtue. Vi daranno il sostegno che meritate e che evidentemente anche aspettate da molto, ma voi da parte vostra deve esserci il massimo della fiducia nel futuro. Cercate di sgombrare la vostra mente da ovviamente pensieri negativi. Cosa vi ho detto con la carta del monte? Evitare delle lotte sia per quanto riguarda l'ambiente e le persone che vi circondano, sia ovviamente per quanto riguarda, diciamo, il cercare una vostra pace interiore. D'accordo? Quindi la risposta è assolutamente sì.
Il vostro futuro sarà ovviamente alla portata dei vostri sogni? Sì, ci sarà la realizzazione dei vostri sogni? Sì, ma ciò che dovete fare è informarvi meglio su ovviamente una determinata questione e iniziare già sin da ora ad agire. Agire come però? Non accelerando i tempi, ma ovviamente agendo come vi ha suggerito l'oracolo del monte, cioè con ovviamente calma, con estrema serenità, cercando comunque di non appesantire gli ambienti in cui vivete, lavorate, con appunto inutili vendette e ripicche. Cercate la pace sia ovviamente esterna a voi che una pace interiore. Non accelerate i tempi, non date ovviamente troppo ascolto al vostro impulso, alla vostra insofferenza anche in riferimento a certe situazioni. Mantenete la calma, ma agite in maniera assolutamente concreta, addirittura chiedendo informazioni, cioè cercate di aprirvi ovviamente a nuove comunicazioni, perché qui le persone giuste che possono aiutarvi ci sono, che ovviamente possono darvi le giuste informazioni, d'accordo? Quindi la risposta è sicuramente sì. Ci sarà la realizzazione dei vostri desideri, però ovviamente incanalata in un percorso che ha ovviamente necessità di procedere step by step, come diceva l'oracolo dell'Edera, senza ovviamente accelerare i tempi. Ma iniziate sin da ora ad agire, cercate nuove informazioni, apritevi alla comunicazione, non isolatevi, perché qui persone giuste che possono aiutarvi ovviamente ci sono. Aiuto importante anche, perché no, proprio dal passato, come ci ovviamente diceva la carta dell'Edera. D'accordo? Dunque ragazzi, come sempre ovviamente questa stesa termina qui. Per il momento ovviamente mi raccomando, forza, determinazione, coraggio, agite, iniziate già sin d'ora ad agire. Mi raccomando, pace ovviamente interiore ed esterna rispetto a voi, riflessione profonda, saggezza e lucidità, d'accordo? E soprattutto ottimismo e fiducia nel futuro, perché ovviamente la risposta è pienamente positiva, d'accordo? Dunque, come sempre, buon percorso karmico e ovviamente a presto! Rieccoci ovviamente con la seconda variante e dunque ovviamente per chi ha scelto la seconda variante iniziamo appunto a mescolare il mazzo degli oracoli della magia bianca di Imperiali e cerchiamo appunto di capire se i vostri sogni si realizzeranno, chi potrebbe aiutarvi in questa realizzazione, quali ostacoli ci potrebbero ovviamente essere e chiaramente come procederà dunque il vostro futuro. Vediamo un po'. Dunque, iniziamo appunto a disporre ovviamente gli oracoli secondo il metodo della croce ovviamente semplice, nel metodo classico ovviamente, non nel metodo temporale. Dunque, allontaniamo appunto momentaneamente ovviamente il resto del mazzo dal tavolo di stesa e ovviamente iniziamo appunto dal primo oracolo. L'orologio. Allora, sicuramente questa è una carta inaugurale molto molto bella, è una tra le carte, tra gli oracoli più positivi di questo mazzo, appunto la carta dell'orologio, proprio perché rappresenta, vedete, un'attesa breve, cioè rispetto proprio alla variante precedente dove diciamo la realizzazione è certa però con tempistiche un po' più lunghe, ecco che invece la carta dell'orologio qui preannuncia tempistiche molto più brevi. Tra l'altro, la carta dell'orologio parla di notizie, appunto, buone, chiaramente, notizie positive in questo caso,
che voi riceverete proprio inerenti ovviamente queste varie notizie al vostro sogno più grande, cioè ai vostri obiettivi. Quindi, diciamo, entro un massimo di 2 mesi, un minimo di qualche settimana, quindi in questo lasso di tempo, ecco che obiettivamente voi riceverete appunto delle ottime notizie o comunque, diciamo, un avvicendarsi molto più positivo per quanto appunto concerne i vostri sogni. Chiaramente, ragazzi, questo orologio rappresenta, come vi ho detto, delle comunicazioni importanti che ovviamente vi verranno fornite in riferimento proprio a delle questioni magari, diciamo, spinose o difficili, d'accordo, che possano impedire di realizzare i vostri sogni. Ecco che invece queste informazioni serviranno proprio per l'opposto, cioè in qualche modo per cercare di appianare la situazione. D'accordo? Quindi informazioni necessarie che andranno ad agevolare la realizzazione dei vostri progetti, del vostro sogno e andranno a risolvere molte situazioni ancora ambigue e non del tutto chiare. D'accordo? Quindi l'attesa è breve, vi ripeto, minimo qualche settimana, massimo un paio di mesi. Qui c'è proprio, diciamo, una serie di notizie o anche una notizia in particolare che magari appunto vi verrà fornita da una persona in particolare che sicuramente vi farà molto molto piacere, d'accordo? Quindi belle notizie e finalmente una situazione che si smuove. D'accordo? Quindi questa stesa rispetto alla variante precedente parte subito con una meravigliosa positività e con tempistiche direi anche piuttosto brevi. Ora affrontiamo la seconda carta che rappresenta, diciamo, il contro della situazione, cioè obiettivamente che cosa potrebbe, diciamo, ostacolare, ecco, il vostro sogno, cioè la concretizzazione pratica del vostro sogno. E qui abbiamo la carta dell'arcobaleno. Allora, la carta dell'arcobaleno è un oracolo che generalmente non ha mai un'accezione negativa, se non, diciamo, qualche piccola increspatura dovuta, diciamo, a degli ostacoli banali legati proprio alla quotidianità, ma è sempre comunque, diciamo, una carta molto positiva. Quindi chi ha scelto questa seconda variante effettivamente ha una marcia in più, perché l'arcobaleno rappresenta anche la fortuna. Quindi obiettivamente sarete, diciamo, aiutati anche dal destino, per cui riceverete, ecco appunto, la notizia giusta al momento giusto o per esempio contatterete la persona giusta, l'esperto giusto, cioè effettivamente qui molte cose si andranno ad incastrare perfettamente e quindi questo obiettivamente in qualche modo andrà a rappresentare proprio una svolta importante nella vostra vita che, come ovviamente anche in natura l'arcobaleno, rappresenta, diciamo, un tocco di bellezza, di colore, di positività dopo ovviamente un tempo grigio. Quindi, fuori di metafora, ovviamente, dopo un momento di difficoltà, di tempesta, sicuramente anche per voi ci sarà finalmente il sereno. E l'arcobaleno parla proprio di una sorta di transizione, sia fisica che ovviamente anche psichica e mentale, per quanto concerne la vostra vita. Cioè, vi spiego. Non soltanto il vostro sogno, progetto più importante della vostra vita avrà concretizzazione, d'accordo? Quindi andrà a buon fine, ma l'arcobaleno abbraccia tutto, d'accordo? Quindi anche altri ambiti della vostra vita, una volta che obiettivamente voi avrete ricevuto le giuste informazioni al momento giusto dalle persone giuste, ecco che tutte le situazioni poi diventeranno man mano positive. D'accordo? Quindi anche altri ambiti della vostra vita non interessati
a questo sogno, d'accordo, riceveranno una ventata di positività. Quindi questo è uno tra ovviamente gli oracoli più belli e positivi dell'intero mazzo, al punto che appunto non ha praticamente ovviamente accezioni negative, se non vi ripeto qualche piccolo momento di ritardo, ma nulla di nemmeno percepibile, d'accordo? Quindi magari dei piccoli ritardi legati alla quotidianità, magari a qualche spostamento, ma niente di che, d'accordo? Però questa carta è molto bella perché va a confermare l'orologio, cioè la risposta è pienamente sì, sin dall'inizio della stesa, però vi ripeto, in questo caso con tempistiche non lunghe, perché massimo un paio di mesi, ecco che obiettivamente voi inizierete a ricevere le giuste informazioni che inizieranno, vedete, a farvi vedere la situazione decisamente in positivo. D'accordo? Quindi veramente un bel momento per voi, da un momento di tempesta, quindi il vostro passato è stato, ecco, sicuramente non dei migliori, d'accordo? Vi siete confrontate, ecco, con momenti particolarmente difficili, magari anche appunto caotici. Il sereno sta per arrivare, ragazzi, perché con la carta dell'arcobaleno il sereno arriva sempre, e in questo caso con la carta dell'orologio anche in ovviamente tempistiche brevi. Però vi ripeto, starete bene, vi sentirete meglio da un punto di vista proprio di energie psicofisiche, d'accordo? Vediamo a questo punto la carta centrale che indica appunto il consiglio, cioè chiaramente come ovviamente dovreste comportarvi in questa situazione. Qui abbiamo la carta del saggio, certo. Allora, ovviamente ragazzi, agire con saggezza, con prudenza e anche, come tipico del saggio, tenendo un po' la bocca chiusa. Allora, che cosa vuol dire questo? Che obiettivamente dovreste evitare di, diciamo, parlare a troppe persone dei vostri progetti, dei vostri desideri, innanzitutto per non scatenare invidie da parte di persone dall'animo poco pulito, ok? E mi limito a definirle così, per non usare altri aggettivi poco consoni ovviamente ad una pubblicazione. Però obiettivamente, vi ripeto, persone invidiose ce ne sono tante, ragazzi, persone che detestano la felicità altrui, assolutamente, quindi pronte immediatamente, no, ad interrompere questa felicità. Quindi sempre meglio in qualche modo, ecco, evitare che certa gente, e tanta gente soprattutto, sappia di cosa avete voi nel cuore, d'accordo? Quindi prudenza e silenzio, prima cosa. E ovviamente anche, come tipico della figura del saggio, che può essere un po' paragonata, diciamo, alla carta, all'arcano maggiore del Papa, quindi il quinto arcano maggiore. Quindi ecco, cercate di agire con prudenza e con raziocinio. La carta del saggio infatti parla di decisioni molto, diciamo, importanti e significative che evidentemente voi dovrete andare a ovviamente prendere. Ecco, decisioni che però ovviamente vi imporranno un momento di riflessione non indifferente. Cioè la carta del saggio parla di chi si guarda dentro, cioè obiettivamente voi andrete incontro ad una bellissima situazione, però ragazzi sarà comunque per voi un enorme cambiamento, d'accordo? Quindi è chiaro che voi avrete proprio bisogno di prendervi del tempo per ovviamente avere le idee, vedete, più chiare, e evidentemente anche per riuscire a sbrogliare magari delle situazioni più complicate, d'accordo? Anche in questo caso la carta del saggio, da un punto di vista di tempistiche, ci richiama all'orologio, perché è una carta i cui tempi non sono lunghi, d'accordo? Quindi vi viene di nuovo ribadito il fatto che la realizzazione di quanto per voi è più caro sicuramente non richiede anni, d'accordo? Comunque tempistiche epocali, ma che obiettivamente queste notizie positive che porteranno allo sblocco della situazione verso la realizzazione del vostro sogno, ecco, situazioni che sicuramente arriveranno entro tempi piuttosto brevi. Attenzione, proprio, ecco appunto come la carta, l'arcano del Papa, il saggio
non rappresenta soltanto il soggetto della stesa che deve diventare più saggio, quindi mi ripeto, pensare, riflettere ovviamente e anche tacere, ok? Quindi atteggiamento comunque diciamo easy, senza sbandierare troppo ai 420, ma rappresenta anche una persona adulta, anziana di solito, quindi può essere un papà, può essere un nonno, perché no? Può essere uno zio grande, può essere ecco un amico, però un amico ovviamente già di un'età piuttosto adulta, d'accordo? Quindi comunque una persona, diciamo, che ovviamente grazie alla sua ovviamente veneranda età gode di grande esperienza, quindi una persona che innanzitutto è buona, perché il saggio è comunque una persona buona, che agisce in maniera totalmente disinteressata e che quindi potrebbe darvi giusti consigli. Quindi non vi viene consigliato soltanto un atteggiamento di discrezione, silenzio e di ovviamente azione introspettiva, ma ovviamente vi viene anche consigliato di ascoltare eventualmente i consigli da parte di questa energia maschile, ovviamente molto positiva e dalla vostra. Vi ripeto, può essere un amico, può essere un papà, può essere quindi anche un parente, ma può anche essere, come vi dicevo prima, un consulente, può essere un esperto, un libero professionista dal quale voi andrete e che vi darà l'informazione giusta, d'accordo? Ecco, ripeto, energia maschile adulta. D'accordo? Quindi non un ragazzo giovane, d'accordo? Quindi comunque una persona adulta di tanta esperienza, una persona buona e che cercherà proprio anche umanamente di favorirvi. Quindi una persona che vi darà la giusta illuminazione in riferimento ad una determinata situazione, d'accordo? Quindi il giusto consiglio nel momento giusto, da parte, vi ripeto, di un'energia maschile però, quindi non è un'energia femminile e non è una persona, ecco, diciamo, particolarmente giovane, ok? Però è ovviamente un individuo, caspita, molto positivo, una persona che, vi ripeto, o vi vuol bene o è proprio una brava persona, che comunque farà di tutto comunque per aiutarvi in maniera, direi, molto disinteressata. Ora invece ovviamente affrontiamo questa ovviamente quarta posizione inerente a cosa? Una posizione inerente al prossimo futuro. Quindi che cosa, diciamo, vi accadrà nel prossimo futuro? Ragazzi, ma quante notizie! Chi ha scelto veramente questa stesa sarà continuamente al telefono. Allora, è un'altra carta di notizie. Messaggero e orologio rappresentano per questo mazzo le carte della notizia, ok? Quindi, e soprattutto dei tempi brevi. Di nuovo, terza carta che rappresenta i tempi brevi, con l'orologio e ovviamente il saggio. Allora, la carta del messaggero, ragazzi, in questo caso rappresenta di nuovo, vi ripeto, comunque delle tempistiche molto veloci, quindi parliamo di nuovo di un arco di tempo che ovviamente prenderà corpo entro le prossime settimane, quindi non stiamo parlando di mesi e mesi, d'accordo? Ecco, in questo lasso di tempo voi riceverete di nuovo appunto delle notizie, quindi vi confermo che quello che sbloccherà la situazione sarà un parlare, quindi o vis-à-vis, però di solito il messaggero si riferisce proprio a dei messaggi comunque, o magari a delle inserzioni, a qualcosa che voi potreste leggere di scritto però, perché il messaggero riguarda sempre qualcosa di scritto, magari riceverete una lettera, una comunicazione, magari che state aspettando da tanto tempo, magari per problemi legali, ecco che vi arriverà la comunicazione giusta che finalmente, vedete, riporterà il sereno, l'arcobaleno nella vostra vita. Quindi questa notizia in arrivo può ovviamente essere una notizia in arrivo sotto forma di annuncio formale o ufficiale, oppure può essere, vi ripeto,
un consiglio da parte di un amico, piuttosto che, diciamo, del proprio partner, di un parente, di un genitore, una lettera, un telegramma o appunto un atto giudiziario che arriverà ovviamente a voi o ad una persona a voi cara, che andrà proprio completamente a sbloccare la situazione. D'accordo? Quindi questa notizia porterà a questo grande cambiamento. D'accordo? Dove vi si apriranno ovviamente a ventaglio una marea di nuove possibilità o comunque una vicenda completamente inattesa. Nel caso in cui voi stiate aspettando, per esempio, una notizia importante, a seguito per esempio di, vi ripeto, qualcosa di già appunto intrapreso e iniziato, ecco che il messaggero conferma delle notizie che non mancheranno e che arriveranno, vi ripeto, in tempi molto brevi. D'accordo? Quindi sicuramente qui arriveranno notizie che porteranno enormi sviluppi e andranno ad influenzare voi ed il vostro agire. D'accordo? Cioè, ragazzi, non sono dei semplici messaggini questi, cioè sono delle notizie generalmente, vi ripeto, scritte, che voi potreste ricevere o leggere, o una comunicazione WhatsApp, cioè Telegram, attraverso tanti mezzi oggi a disposizione, che vi faranno comprendere al meglio la situazione e vi, vedete, apriranno a nuovi orizzonti, cioè vi faranno ragionare. Cioè, voi ragionerete molto, a seguito ovviamente di queste notizie, a cui giustamente darete una lettura positiva. Ci mancherebbe, sono notizie tutte ovviamente meravigliose. D'accordo? Ora arriviamo all'ultima carta, ossia appunto cerchiamo di capire obiettivamente che cosa vi aspetta in un futuro a lunga distanza. Mi sembra che già si possa intravedere, ovviamente, l'immagine che c'è in questo oracolo. Scopriamolo, dai, mamma che bello, ragazzi, si vedeva, direi, il girasole in controluce e obiettivamente, come potete vedere, qui abbiamo questo meraviglioso girasole. Attraverso la telecamera riuscivo a vederlo, meraviglioso e anche ben augurale, direi. Ecco che qui abbiamo l'ennesima carta bella e positiva. Ragazzi, chi ha scelto questa variante, vi ripeto, deve veramente tirare un sospiro di sollievo, ok? Allora, mettetevi calmi, tranquilli, sereni, qui la situazione si va a sbloccare, i vostri sogni si concretizzeranno a partire da, ripeto, ottime notizie, parlerete con la persona giusta al momento giusto. Ricordate bene questo saggio, questo, diciamo, uomo, diciamo, ecco, già di un'età abbastanza avanzata, diversamente giovane, diciamo, ecco, una persona molto buona, una persona di grande esperienza che potrebbe volervi aiutare. La situazione andrà a cambiare entro, ripeto, breve tempo, e la carta ovviamente della natura ci va a confermare proprio il rinnovamento. Vedete la rinascita, la natura che ovviamente rinasce in primavera, d'accordo? Quindi parla di armonia. Questa è un'altra delle carte del mazzo che obiettivamente non hanno praticamente mai, diciamo, un significato negativo. È impossibile dare a questa meravigliosa carta ovviamente un significato negativo. È una carta che parla anche, tra l'altro, di riappacificazione, cioè nel caso in cui, per esempio, voi siate qui per chiedere e sapere se tra voi e una determinata persona ci sarà una sorta di riappacificazione, sì, perché la carta della natura parla proprio di questo, cioè del, diciamo, ritrovare, vedete, appunto, armonia con una persona magari con la quale, ecco, questa armonia era venuta a mancare, magari un compagno con il quale in quest'ultimo periodo potrebbero esserci stati degli screzi, d'accordo? Quindi ritroverete in pieno una dimensione naturale, tranquilla, sarete anche molto più sereni nel rapportarvi a tutto ciò che vi circonda e avrete anche modo forse di riassaggiare la natura, cioè, fuori di metafora, l'essenza autentica proprio dell'esistenza, cioè il caos, la frenesia, gli ostacoli,
i fraintendimenti, i bisticci, i litigi verranno finalmente lasciati da parte, cioè tutto ciò che ha caratterizzato, ragazzi, sino ad ora la vostra vita verrà comunque messo da parte. Qui c'è una bellissima ventata di aria fresca, di aria nuova. Allora, la carta della natura, però, parlando anche appunto di ventata d'aria fresca e di novità, può rappresentare anche una nascita, quindi anche proprio il diventare mamma o ovviamente papà. Quindi potrebbe rappresentare maternità o paternità. Quindi sicuramente è una carta molto bella che parla anche, per esempio, per chi sta eventualmente aspettando appunto in qualche modo di intraprendere anche una nuova avventura. L'avventura d'amore secondo me è più intensa che un essere umano possa vivere, ossia quella di diventare genitore, che è sicuramente l'amore più grande e meraviglioso che si possa provare ovviamente nella propria vita, cioè qualcosa che veramente, ragazzi, si sente nel cuore, nella carne, nel proprio corpo. Ecco che potrebbe, ragazzi, arrivare anche per voi questa possibilità, ovviamente per chi lo voglia, chiaramente è una delle interpretazioni ovviamente della carta. Io devo per onestà ovviamente fornirle tutte, d'accordo? Quindi per chi è disposto ovviamente ad affrontare questo nuovo percorso d'amore così meraviglioso e potente che è appunto l'amore per un figlio, ecco che qui la natura potrebbe proprio parlarvi di una genitorialità, perché no? Quindi carte di una bellezza incredibile. Io sono felicissima per chi ha scelto questa seconda variante, perché rappresenta veramente una rinascita, proprio come la primavera dopo un inverno difficile, vi ripeto, esattamente come l'arcobaleno dopo una tempesta. Quindi evidentemente la vostra vita passata è stata pesante. Di conseguenza a livello karmico qui c'è quella notizia giusta, quell'esperto giusto contattato nel momento giusto, nella maniera giusta, quella persona buona, disinteressata che vi verrà in aiuto, d'accordo? Tra l'altro non ovviamente in tempistiche ovviamente così lunghe, anzi direi piuttosto brevi, d'accordo? Ora ovviamente chiediamo anche agli angeli di Doreen Virtue appunto qualche notizia in più in riferimento appunto al vostro sogno. Cerchiamo di capire gli angeli cosa ovviamente possano volervi consigliare in riferimento ovviamente ai vostri sogni. Vediamo un po'. Perfetto, allora iniziamo ovviamente dalla prima carta, è storia d'amore. Ah, ecco cosa può essere anche la natura, Certo, quindi non solo la nascita di un figlio, ma anche la nascita di un grande amore, certo. Allora, un attimo che sposto gli oracoli perché sennò mi sembra che non si riescano a vedere bene. Allora, ok, qui è tutto in corso d'opera, ragazzi, quindi, allora... Storia d'amore, perfetto, bellissimo, mamma mia. Allora, per i single, ovviamente per le single, la storia d'amore parla di una storia d'amore. Quindi a breve conoscerete una nuova persona. Ebbene sì, qui c'è in arrivo. Ragazzi, può anche essere questo saggio, può essere anche, perché no? Magari una persona che appunto è tanto buona e vi vuole aiutare, che poi magari si innamorerà anche di voi, quindi vi aiuterà, ecco, in tanti ambiti e aspetti della vostra vita. Cosa vi ho detto con la carta dell'arcobaleno? Che al di là poi di quale possa essere il vostro sogno, questa situazione di positività avrebbe abbracciato anche tutti gli altri ambiti. Perfetto, qui abbiamo la storia d'amore, d'accordo? Quindi ancora di più a questo punto vi invito, ragazzi, al pensiero positivo, proprio perché la storia d'amore parla effettivamente di un nuovo incontro, della persona giusta, quindi di una persona molto importante che entrerà a far parte della vostra vita. O per chiunque abbia iniziato
magari da poco una frequentazione, una storia con una persona, questa storia d'amore potrebbe, non necessariamente, potrebbe essere proprio in riferimento a questa persona nuova che magari avete iniziato a conoscere, perché no? Potrebbe però essere anche un'altra persona, eh? Comunque qui c'è una storia d'amore. La storia d'amore cosa vuol dire? La storia che stavate aspettando, d'accordo? Quindi l'amore entrerà nella vostra vita e ci resterà. Questo vi stanno dicendo gli angeli, d'accordo? Nel caso in cui, vi ripeto, voi abbiate avuto degli screzi con un compagno, la storia d'amore parla di un compagno che finalmente saprà, diciamo, fare quel passo avanti verso ovviamente di voi per cercare di ricreare armonia. Ve lo dicevo con la carta della natura. Potrebbe essere una persona che torna dal passato? Sì, assolutamente sì. I disaccordi scompariranno, ci sarà fiducia e ovviamente sarà un rapporto molto molto positivo, d'accordo? Quindi il vostro legame diventerà più profondo e intimo, cioè nel caso in cui siate fidanzati potreste sposarvi, nel caso in cui siate sposati potreste avere figli, ecco qui la carta della natura, o comunque potreste, nel caso siate single, ecco, incontrare la persona giusta, d'accordo? Quindi sarà un supporto, ragazzi, fondamentale per quanto ovviamente riguarda la vostra esistenza. Ora ovviamente affrontiamo l'ultimo oracolo e in questo caso abbiamo momento sbagliato. Allora, attenzione a in qualche modo riuscire con attenzione, ecco qui il consiglio del saggio, cosa vi dicevo? Con prudenza, saggezza, lungimiranza e lucidità, scegliere il momento giusto per agire o comunque eventualmente per prendere la decisione giusta al momento giusto e per esempio nei confronti della persona giusta. Cioè, per esempio, nel caso in cui voi vi troviate a dover scegliere tra due persone, cercate di non agire impulsivamente, di scegliere il momento giusto, perché per, diciamo, magari desiderio, per istinto, per anche frenesia, potreste scegliere magari in maniera non del tutto corretta, d'accordo? E quindi rallentare la situazione. Questo oracolo, l'oracolo del momento sbagliato, rappresenta proprio in una situazione così positiva dei piccoli rallentamenti che potrebbero ovviamente esserci a causa di scelte prese, diciamo, appunto sotto la scorta di un grande desiderio, di istinto, di frenesia, di impazienza. Ecco, cercate di evitare di prendere decisioni affrettate, bensì agite come vi ha consigliato il saggio. L'oracolo del saggio, cioè o seguendo il consiglio di un saggio oppure agendo voi in prima persona come un saggio, cioè discrezione, prudenza, senza accelerare i tempi, ma come vi ho detto prima, guardandovi dentro, cioè dedicando a voi stessi, a questa decisione, le giuste tempistiche per poter scegliere con lucidità e poi non pentirvene o comunque non rischiare di, diciamo, creare degli intoppi che risulterebbero inutili poiché la situazione è così bella. Quindi questo oracolo, diciamo, che vi mette di fronte ad un piccolo neo che potrebbe ovviamente esserci, ossia non è una carta che dà un responso negativo, non è l'oracolo del no, perché c'è in questo mazzo ovviamente c'è l'oracolo del no, ecco, non riguarda ovviamente una risposta negativa, sarebbe stato impossibile d'altronde perché qui abbiamo tutti sì pieni ovviamente, quindi in questo caso va a ribadire il sì chiaramente di quest'altro mazzo di oracoli. Questo, ragazzi, è la magia e la meraviglia del principio di sincronicità, ecco che però vi ovviamente dà lo stesso consiglio del saggio, cioè scegli il momento giusto per scegliere, d'accordo? Quindi non affrettate i tempi, non spingete troppo sull'acceleratore, prendetevi il tempo per decidere, perché, vi ripeto, potreste magari decidere nel momento sbagliato, magari fare un acquisto nel momento sbagliato, impegnarvi in un momento sbagliato. Date tempo al tempo, ripeto, non è la carta del no,
ma è la carta del non ancora, cioè tutto deve avvenire quando le tempistiche sono giuste e perfette. Ora, questa carta che cosa vi ribadisce? Che voi avrete un segno che vi verrà inviato dagli angeli, secondo ovviamente la spiegazione base di questo oracolo, degli oracoli degli angeli appunto di Doreen Virtue, cioè voi riceverete ovviamente dal karma, dai nostri angeli, dagli spiriti guida, il giusto segnale per capire ok, questo è il momento giusto. Evitate, vi ripeto, di agire per impulso, per stanchezza, perché avete bisogno di cambiamento. Il segnale vi verrà inviato. Ora, a logica, da quello che abbiamo visto sino ad ora, questo segnale sarà rappresentato, a mio avviso, da queste notizie, da questa notizia che vi arriverà anche in tempistiche piuttosto brevi e dall'intervento di questo saggio, d'accordo? Però, ovviamente, questo è un discorso che io faccio a logica, avendo visto ora ovviamente tutte le carte ben aperte sul tavolo di stesa. Però è ovvio che il karma, gli spiriti guida, gli angeli invieranno il segnale che ovviamente per loro sarà quello più opportuno, d'accordo? Di conseguenza sicuramente l'inizio di tutto sarà ovviamente questa notizia o queste notizie e l'aiuto di questo saggio. Un aiuto importante da un punto di vista ovviamente sentimentale ed emotivo vi verrà dato da questa bellissima storia d'amore che voi andrete a vivere, ma potreste ricevere ulteriori segnali da parte degli angeli. Come se già questi non bastassero, direi che questi sono già più che sufficienti, però potrebbero essercene ovviamente altri. Vi ripeto, a logica dovrebbero proprio essere la storia d'amore e queste notizie. Molto probabilmente portatevi anche da questo saggio, però potrebbero essercene altri. Quindi cercate, ragazzi, di non accelerare i tempi, calma, d'accordo? Perché qui la situazione è tremendamente bella. Ricordate l'arcobaleno, ricordate questo meraviglioso girasole, d'accordo? Quindi qui ovviamente la tempesta passa, la parte difficile fatta di sacrifici e anche di insoddisfazioni, di delusioni, ovviamente sta passando, la tempesta sta passando, arriverà il sereno, con tempistiche tra l'altro anche non particolarmente lunghe per quanto riguarda questa variante, ovviamente con segnali giusti forniti chiaramente dal karma, dal destino, chiaramente dai nostri spiriti guida, chiaramente dai nostri angeli e ovviamente mi raccomando non dimenticate anche il nostro raziocinio che è fondamentale, di conseguenza agite con lucidità e con grande saggezza, ponderate e prendetevi le giuste tempistiche. Nessuno deve permettersi di corrervi dietro e pretendere da voi delle tempistiche di risoluzione di un certo tipo nel momento in cui qui ci sia una decisione importante che riguardi la vostra vita, d'accordo? Quindi il cambiamento deve essere vostro, la vita è vostra e di conseguenza abbiate anche la tranquillità e la serenità e il coraggio di tirare i remi in barca, d'accordo? Dunque, ovviamente questa stesa termina qui, una stesa bellissima, veramente molto molto bella, con anche dei risvolti inaspettati, quindi questa storia d'amore molto bella. Ovviamente mi raccomando, seguite bene il consiglio del momento sbagliato e del saggio. Come sempre, ragazzi, mi raccomando, forza, determinazione, ragazzi, discrezione, quindi parlatene poco, ovviamente. E come sempre, mi raccomando, buona fortuna e ovviamente a presto.